Ciao a tutti amici, bentornati a questo nuovo video. Anche quest'oggi, come potete vedere qui dalla confezione che stiamo vedendo a schermo, avremo a che fare con la build up così fortemente voluta qui in Italia da noi, del canale e anche da tutti gli amici del gruppo Facebook. Sto parlando ovviamente del Mazinger Z della Hachette. Come molti di voi già sanno, e per coloro che ci vedono per la prima volta lo dirò di nuovo, questa era una collezione uscita in principio in Giappone, dove ho riscosso uno successo enorme, e noi, dopo che l'abbiamo vista in vari video proposti dai colleghi, chiamiamoli così, su YouTube, diciamo del paese del Sollevante, abbiamo deciso di intercedere presso Hachette qui in Italia per farla portare anche qui da noi. È stato fatto un test run di prova su varie edicole per testare il gradimento del prodotto e poi finalmente, grazie appunto al nostro interessamento di tutti gli amici del gruppo Facebook, siamo riusciti a portarla qui in Italia. Allora, come possiamo notare questa volta, rispetto alle volte precedenti, abbiamo una confezione sottodimensionata, un pochino più piccolina. Questo probabilmente perché le parti allegate evidentemente non saranno troppo grandi e quindi giustamente hanno usato una confezione un pochino più contenuta, un pochino più piccola. A questo punto direi di toglierci la curiosità e andiamo direttamente ad aprire la scatola. Come sempre togliamo questo banner cartaceo che serve solo per far identificare meglio la confezione, che come sempre è chiusa dal nastro della Hachette. Ecco qua. E troviamo il fascicolo 10 insieme al fascicolo 11. Come possiamo già notare, le parti sono molto piccole, abbiamo ancora delle parti dell'overbuilder, ma ritengo che visto il numero esiguo di componenti, il montaggio questa volta sarà molto veloce. Come al solito comunque andremo prima a visionare la parte cartacea dei fascicoli e poi passeremo alle fasi di montaggio. Bene, ma 5, diamo un'occhiata al fascicolo 10. Come sempre troviamo sul lato sinistro tutta la serie di informazioni che riguardano l'editore e la collezione in oggetto, con varie indicazioni come i numeri utili per l'assistenza e così via. Troviamo l'indicazione come sempre di smaltire tutto secondo la raccolta differenziata, che è cosa buona e giusta, e il sommario di quello che troveremo all'interno del fascicolo. Come possiamo notare da questa prima pagina, troviamo indicato quali saranno le parti che andremo comunque a montare o comunque a far avanzare con il montaggio. Lavoreremo in questo caso specifico con la piastra toracica, viene indicato /5 in quanto è la quinta fase in cui opereremo sulla piastra toracica, e la copertura degli occhi, in quanto possiamo vedere dall'elenco dei pezzi forniti che avremo una nuova mascherina blu, quindi sicuramente si rassereneranno tutti gli amici sul gruppo Facebook che erano rimasti un pochino interdetti per il fatto che ci avevano detto di incollare la mascherina con gli occhi che erano stati forniti in precedenza. Dice, ma come facciamo poi allora a cambiare occhi se uno volesse fare una diversa esposizione con gli occhi opachi invece di quelli in trasparenza gialla? Ecco qui la risposta: abbiamo una nuova mascherina che sarà intercambiabile e quindi eviterà possibili rotture per tentare di scollare gli occhi che non stati già posizionati. Ok, come al solito vi raccomando sempre di verificare l'elenco che trovate qui sul lato destro dei componenti allegati con quelli che sono fisicamente proprio consegnati con questa uscita. Come potete vedere abbiamo le parti dell'elica dell'overbuilder di una sua ala, abbiamo ancora rondelle e dadi vari, abbiamo delle rondelle più scure sotto qui, vedo, e la mascherina di cui vi parlavo poc'anzi. Oltretutto abbiamo questi due nuovi distanziali cilindrici che sicuramente vanno montati sulla piastra toracica. Ok,
Passiamo ancora a vedere cosa ci propone più avanti. Ecco qua, ci vengono fatte montare appunto le due colonnine che ci vengono fornite e poi ci viene fatto inserire il componente degli occhi opachi su questa nuova mascherina, come vi stavo illustrando poco prima. In più ci viene indicato che nel prossimo numero avremo lo snodo del braccio sinistro. Per quello che riguarda la scheda tecnica parleremo delle scurie atomiche, gli effetti del lame in Super Lega Z, quindi viene fatto vedere come tagliano i mostri del Dottor Inferno e così via. Ci sono le solite illustrazioni come potete vedere, ok? Più avanti troviamo come sempre un'analisi di un episodio della serie, in questo caso la puntata numero 10, Diane dal braccio d'acciaio, mostro meccanico Diane numero 4 per l'esattezza, e qui tutta la serie di piccoli, diciamo, paragrafetti che illustrano in dettaglio varie scene dell'episodio. Qui c'è la scheda dei personaggi, in questo caso si parla di Sayaka Yumi. E per finire, sulla pagina qui a destra, troviamo i riferimenti al prossimo numero che abbiamo già a disposizione in questo pacco, ok? Quindi il fascicolo 11. Ecco qua. Faccio rivedere ancora una volta le parti allegate al fascicolo 10 e passiamo ad illustrarvi il fascicolo 11. Allora, come sempre abbiamo lo stesso tipo di discorso sulla pagina a sinistra con le indicazioni varie date dall'editore. Qui si parlerà del montaggio dello snodo del braccio sinistro /1, quindi sarà la prima fase dedicata a questo componente. Ce ne saranno sicuramente quindi altre, viene evidenziato il punto, vedete? Questi sono i componenti che sono forniti, quindi avremo questa specie, abbiamo questo componente che viene definito giunzione dello snodo in acciaio. Quest'altro è lo snodo del braccio sinistro fatto in zinco presto fuso, quindi in die cast, più dati e rondelline, ok? Con sempre quella di scorta. Qui vediamo come sarà composta la fase di assemblaggio. Come vedete sarà molto veloce e non ci porterà via assolutamente tempo. Troviamo la scheda del personaggio, si parla di Nuke. Per quanto riguarda la scheda tecnica parliamo dei missili perforanti e di come vengono utilizzati. Per l'analisi dell'episodio si parla della puntata numero 11, il grande cannone Galeno, con il mostro meccanico Brighton J2. Come sempre i vari paragrafetti che illustrano lo svolgimento dell'episodio e una bellissima illustrazione artistica del Mazinger Z di Koji. Troviamo poi dulcis in fondo l'esposizione di quello che troveremo nel prossimo fascicolo, che sarà il 12 e che arriverà questa volta insieme ad altri 3 fascicoli, quindi avremo, se viene rispettato il piano dell'opera, un totale di 4 fascicoli in questo nuovo pacco che arriverà, quindi avremo più cose da montare. Troveremo i componenti della spalla destra che andranno assemblati esattamente come abbiamo fatto per la sinistra, ok? Più il solito riferimento alle varie parti degli episodi. Ecco qui i componenti che andremo a montare per questo fascicolo. Come vedete sono pochissimi pezzi, sicuramente la cosa farà arrabbiare qualcuno, ma vi ricordo ragazzi che hanno dovuto suddividere la collezione in 100 uscite, quindi è normale che ci sia qualche uscita in cui vengano forniti pochi componenti. Fa parte del fatto che hanno suddiviso il costo dell'opera in 100 parti e quindi ogni uscita deve avere alcuni pezzi, diciamo, parametrati per fare in modo di arrivare a 100, non perché vi facciano pagare troppo i pezzi di una singola uscita. In realtà quello che pagate è il costo totale dell'opera suddiviso
in varie diciamo scaglioni, no? Quindi il fatto che ve ne arrivino pochi su un'uscita non cambia assolutamente nulla. Bene ragazzi, a questo punto, prima di proseguire, vi ricordo come sempre il Mazinga Z Italia, il canale Instagram del grande Giampo, su cui vi invito a mettere il like e a seguirlo, perché vi troverete tantissime informazioni riguardanti il Mazinger Z, la sua storia, tutte le sue specifiche e tutto il panorama che riguarda un po' le creazioni del maestro Nagai e del mondo degli anime un po' più in generale. Quindi non perdetelo, è un canale Instagram molto accurato, molto seguito dal nostro amico Giampo, che ne cura tutti i dettagli in maniera maniacale, quindi sicuramente ne troverete diverse informazioni che magari non conoscevate inerenti al nostro eroe. Altresì vi ricordo anche di visitare il canale del nostro amico giornalista, il grande Massimo Triulzi, con il suo I robotti del giornalista e la sua crew di pazzi scatenati che ogni volta ne combinano una nuova, specialmente con le varie ciclette dell'amico Koji. E vi ricordo anche di seguire il canale Potere Robotico del grande sensei Marco Zinelli e di tutta la sua crew, che con il loro fare irriverente e goliardico ci parlano sempre di tutto quello che riguarda i modelli dei Chocokin da collezione. Vi ricordo anche di iscrivervi al gruppo Facebook inquadrando con il vostro smartphone questo codice QR che compare in sovraimpressione. Così facendo potrete accedere direttamente al gruppo Facebook, fare l'iscrizione e trovare tanti amici con cui condividere questa bellissima esperienza di montaggio del Mazinger Z Hachette e trovare anche aiuto per coloro che magari sono un pochino più in difficoltà nel montaggio. Ok? Io comunque spero di darvi tutte le indicazioni più semplici per eseguire il montaggio stesso qui sul canale, facendo appunto dei video particolareggiati e cercando di illustrarvi nel modo più semplice possibile come procedere. A questo punto non mi resta che passare alla fase di montaggio con il solito grido di battaglia Majin Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene, cominciamo con il montaggio delle parti allegate al fascicolo 10. Andremo per prima cosa a inserire queste colonnine che ci sono state fornite sulla piastra toracica più diciamo grande, quella dove abbiamo montato le altre colonne. Attenzione però, questa volta le colonnine sono un pochino diverse. Come potete notare, hanno delle parti diciamo schiacciate all'estremità, no? Delle parti sagomate che potete vedere qui in questo punto. Cerco di farvelo vedere anche in sezione trasversale, ma non so se si noterà molto. Ok? Comunque, ecco, potete vedere che diciamo ai lati risultano appiattite. Questo perché? Perché questa volta andranno inserite in questo foro ovale, vedete? Quindi per forza di cose le hanno dovute appiattire alle estremità in maniera tale da poter inserire la colonnina al suo interno. Una volta inserita poi l'andremo a bloccare utilizzando questi bulloni insieme alle rondelle diciamo spaccate, che sono quelle antivibrazione, e a queste rondelline nere piatte che ci hanno fornito con questa uscita, che servono probabilmente per creare più distanza. Ok? Allora prendiamo appunto la piastra, quella dotata delle varie colonnine già inserite. Prendiamo una delle colonnine, non importa quale delle due, tanto sono identiche, e la andiamo a posizionare nel foro, diciamo leggermente ovale, ok? E spingiamo dentro in maniera da farla entrare. Potete notare che dovrete vederla praticamente fuoriuscire qui dal foro, ma deve rimanere sempre a livello del piano qui di battuta, ok? Quindi non deve sporgere fuori, deve rimanere perfettamente allineata. Una volta fatto questo, prendiamo la rondella nera, la rondella diciamo con la parte tagliata, che sono appunto quelle antivibrazione, e uno dei bulloncini. Allora ci inseriamo dentro prima la rondella, quella argentata, quindi quella
diciamo con il taglio, ok, e poi quella nera a seguire in questo modo. Una volta fatto ciò, possiamo procedere ad avvitarla sopra la colonnina che abbiamo, diciamo, innestato. Facciamo i primi giri così a mano per velocizzarci un po' e poi proseguiamo con la chiavetta esagonale. Ecco qua, stringiamo in maniera un pochino più definitiva. Ok, in questo modo la colonnina dovrà tenersi senza muoversi, senza fare oscillazioni particolari, quindi fate una prova per vedere che tutto sia ben stretto. Ovviamente non esagerate troppo con la forza, sennò magari rischiamo di rompere il piccolo bulloncino, ok? Fatto questo, passiamo a fare la stessa operazione anche per la colonnina dall'altro lato, quindi quella che andrà inserita in questo foro qua. Prendiamo la colonnina, la inseriamo nel foro, spingendo bene dentro, ok? Possiamo poi appoggiarci sul piano di lavoro in maniera da poter prendere il bulloncino e le varie rondelle. Procediamo come abbiamo fatto prima, inseriamo prima la rondella argentata e poi a seguire quella nera più larga, in questo modo. Poi sempre manualmente la andiamo a montare e ad avvitare sopra la colonnina che abbiamo inserito. Ecco qua, facciamo a mano finché è possibile, poi solleviamo il tutto e proseguiremo avvitando con la chiavetta esagonale. Ecco qua, verifichiamo sempre che sia perfettamente inserita, che non ci siano oscillazioni strane. Un minimo ci potrà essere, però non deve essere troppo esagerata, ok? A fine operazione la piastra toracica si mostrerà come vedete qui adesso in video. Ora possiamo metterla da parte perché non dobbiamo più lavorare sulla piastra. Recuperiamo la nuova mascherina che ci è stata fornita con questa uscita, ok? E andiamo ad inserirci gli occhi che ci sono stati forniti nelle uscite precedenti, quelli di plastica opaca. Questa volta, al contrario della scorsa volta, non ci viene indicato di incollarli, ma semplicemente di inserirli in sede senza usare collanti. Verifichiamo prima il verso di come vanno posizionati, che è questo. Giriamo gli occhi e li avviciniamo in posizione facendo combaciare i fori sugli appositi perni presenti sulla mascherina. Una volta in posizione premiamo delicatamente ma con una certa decisione in maniera da farli inserire nel loro posto. Ecco qua. E otteniamo la mascherina per la versione, diciamo, più conforme all'anime, no? Quella che comunque non presenta trasparenza e quindi se decidete di utilizzarla non potrete le opzioni, diciamo, luminose, altrimenti per farlo dovreste sempre togliere la mascherina, diciamo, con gli occhi trasparenti e mettere questa. Vedete un po' voi come volete fare. Vengono date apposta due mascherine proprio per darvi la possibilità di poter intercambiare questi occhi e quindi avere entrambe le modalità di esposizione del modello.
Bene amici, per il fascicolo 10 è tutto. Come vi avevo anticipato, è stato un montaggio velocissimo. Ci avanzano queste parti che riguardano l'overbuilder perché al momento non ci viene indicato di montarle in nessun modo, quindi le metteremo da parte nella scatola porta oggetti che ci è stata fornita in dotazione e aspetteremo che ci venga detto di montarle. Probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo perché penso che ci facciano prima avere un certo numero di parti che comporranno l'overbuilder prima di dirci di iniziare il montaggio, quindi conservatele con cura. E possiamo passare direttamente al fascicolo 11, Machine Go! Without power, men are lost in this world where fighting never stops. He fights evil and works for happiness, our Mazinger Z. Bene, montaggio delle parti allegate al fascicolo 11, ovviamente sarà un montaggio veloce visto che le parti allegate sono molto poche, ma comunque dobbiamo prestarci sempre la massima attenzione perché sono delle componenti che serviranno al corretto funzionamento degli snodi appunto che riguardano spalle e braccia, quindi per un corretto poi movimento e posizionamento del modello il montaggio corretto, ripeto, di queste parti è essenziale. Allora, molto semplice, prendiamo questa parte qui, ovvero la 01102 e la posizioniamo in questo modo, così come potete vedere, no? Quindi la parte diciamo scavata andrà verso il basso. Prendiamo poi la parte 0111 che è questa, la giriamo con il dado verso il basso e la andiamo a posizionare incastonandola all'interno di questo diciamo spazio scavato all'interno, no? Ok, chiaramente cercheremo di far combaciare i 4 fori presenti con quelli presenti su quest'altro pezzo, ma è molto semplice ragazzi, non serve fare chissà che manovre, ok? Lo posizionate e poi lo girate mano a mano che vedete che i buchi corrispondano. Una volta che avrete posizionato correttamente le due parti, dovrete cercare appunto di vedere la luce che passa dai fori, ok? Prendete una di queste viti a brucola che vi sono state fornite, ci inserite la rondellina dentro, vedete, e poi procedete ad avvitare su uno dei fori. Non ha importanza da quale cominciate, fatelo sempre su uno, quello che vi rimane più diciamo comodo. Chiaramente per avvitarlo più comodamente in questo caso sarà meglio usare la chiavetta a brucola fin dall'inizio. Non stringete però, lasciate solo appena posizionato in maniera da poter girare leggermente il pezzo sotto e far combaciare meglio i fori prima di mettere almeno la seconda vite. Dopo aver messo la seconda vite chiaramente il centraggio sarà ottimale, quindi non sarà più necessario diciamo lasciare le lente, si potranno stringere tranquillamente. Inseriamo la seconda vite insieme alla sua rondella. Ecco qua, e poi procediamo ad inserire anche le ultime due. Ovviamente una volta che le abbiamo inserite tutte possiamo dargli una stretta più diciamo decisa in maniera tale da rendere più solido il pezzo. Vi ricordo sempre che vi avanzerà una vite e una rondella. Ecco qua, tutte e 4 le viti sono posizionate. A questo punto gli diamo una stretta finale a tutte quante
E questo qui è il pezzo che si ottiene. Dovrà essere ben saldo, non dovrà fare nessuna oscillazione, ok? E anche il montaggio di questa parte è completata, non ci sono altre parti da montare per questo fascicolo, quindi possiamo considerare finito anche il montaggio delle parti allegate al fascicolo 11. Bene ragazzi, anche per quest'oggi è tutto. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di lasciare un like al video se pensate che vi sia stato utile al proseguimento del montaggio di questa collezione. Vi ricordo sempre di visitare anche la pagina Facebook del canale, l'Andrew Ryker Channel, e di mettere un like e un segui anche alla pagina. Stessa cosa per i profili Instagram e Twitter, dove vi ricordo che troverete, oltre alle immagini relative al proseguimento del montaggio di questa build, anche le informazioni relative alle altre build up che seguo qui sul canale e agli altri hobby che mi appassionano e che non necessariamente porto qui sul canale, quindi vi invito a visitarli perché magari troverete lì delle informazioni e degli argomenti che magari potrebbero anche interessarvi. Vi do appuntamento a questo punto al prossimo video, che non so ancora cosa riguarderà, forse il montaggio della build up di Supercar, che dovrebbe arrivare a momenti e di cui ormai siamo veramente alle battute finali, oppure ad uno dei vari Chocokin o action figure da collezione. Vedremo un po', vi lascerò un pochino in sospeso, così avrete la sorpresa di trovare quello che vi proporrò. Ok? Un saluto a tutti gli amici del gruppo Facebook, un saluto all'amico Giampo del canale Instagram Bazinga Z Italia, un saluto al giornalista Massimo Triulzi e all'amico Koji, un saluto anche a Marco Zinelli e a tutto il suo gruppo di Potere Robotico, e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti!